Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video con la cera delle grandi occasioni queste mattine dopo che ovviamente lasciano l'amaro in bocca e strascichi notturni, mettiamola così. 1-0, perdiamo la finale di Supercoppa e sembrava Pechino, ma eravamo a Riyadh. Prima di cominciare ad andare nel dettaglio di questo video, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche così restiamo aggiornati sui contenuti e appunto andiamo a vedere cosa è successo ieri con le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, chi ha giocato e chi è subentrato con un minutaggio, diciamo, abbastanza alto per poter avere un voto in pagella, anche se le pagelle di quest'oggi saranno quasi unificate per il semplice fatto che è un Napoli che ha dato tutto, è un Napoli che è riuscito ad arginare l'Inter che fino ad oggi sta camminando praticamente sopra gli avversari ed era uno dei pochi modi per poter affrontare questa finale, molto probabilmente Mazzarri l'ha letta bene con la formazione iniziale, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere solo nei numeri cosa è successo perché i numeri sono assolutamente a sfavore del Napoli. Un XG da 0,22, un tiro nello specchio, 6 tiri totali contro 22 dell'Inter, 6 nello specchio, eccetera, eccetera. Corriamo 6 km in meno dell'Inter, eh, anche se siamo molto ma molto meno stanchi di prima. Tanto è vero che per fare ciò che abbiamo fatto ieri serve assolutamente fisicità, serve atleticità, serve una condizione eh, non perfetta ma un'ottima condizione fisica e poi ci doveva essere una gestione diversa a livello arbitrale, senza nascondersi e senza star qui a fare a rimurginare sempre sulla nostra squadra, sui nostri errori, sugli errori di gestione di un'eventuale società, quando gli errori però sono anche in campo a livello di direzione arbitrale, vanno assolutamente detti. Acerbi meritava un cartellino giallo, assolutamente eravamo a inizio partita dopo il primo quarto d'ora. Cialanoglu meritava due gialli non dati e va bene così. Ai primi falli che facciamo noi invece escono i cartellini, tanto è vero che 12 falli per noi e 13 per l'Inter. I cartellini sono 5 gialli e un rosso e 4 cartellini appunto gialli per la squadra nero-azzurra. Non mi è andata giù la gestione della gara nella totalità, non mi è andata giù la gestione della gara tra primo e secondo tempo a livello di direzione arbitrale perché è totalmente diversa l'interpretazione di una gara ed io calciatore che entro in campo è quasi come se mi ritrovassi un altro arbitro perché se nel primo tempo hai sorvolato su alcuni interventi pur duri senza ammonire, senza redarguire, allora io da calciatore mi gestisco quella situazione, capisco fin dove mi posso spingere per una direzione e un'interpretazione arbitrale che non è mai la stessa in tutte le partite in base al signore che viene appunto a dirigere la gara e nel secondo tempo invece siamo stati colti di sorpresa perché c'è stata una gestione dei cartellini frenetica da subito, sin da subito. Ci abbiamo capito ben poco in quel frangente. L'espulsione di Simeone da regolamento, attenzione, da regolamento sono due falli da giallo. Il secondo assolutamente è da polli, il pestone c'è e va bene. Il primo è un giallo da regolamento perché si ferma una ripartenza. Ci siamo. Però era vicino all'area di rigore dell'Inter, era un intervento molto ma molto lieve quello di Simeone, si poteva sorvolare, non lo si è fatto, va bene così, ne prendiamo atto e appunto l'abbiamo visto poi nel post partita, De Laurentiis si è presentato ai microfoni, silenzio stampa, partita viziata sicuramente dalla gestione dei cartellini, ma
dobbiamo fare gli applausi assolutamente dal mio punto di vista a Mazzarri per come l'ha impostata la partita. Forfait di Mario Rui, si è giocato la carta Zerbin azzeccatissima mettendo Mazzocchi sulla sinistra, quindi lettura della partita fatta ad hoc anche a partita in corso. Alla fine è riuscito ad arginare le scorribande dell'Inter, che si è resa pericolosa, ma non troppo, grazie ad una fase difensiva che mi sta piacendo come sta uscendo a livello di graniticità, mettiamola così. Dobbiamo fare qualcosa assolutamente, qualcosa in più a livello offensivo, ma credo che sia una prassi normale e un andazzo normale nel processo che stiamo vivendo del cambio modulo. Siamo passati a tre dietro, serviva una difesa che riuscisse ad essere attaccata al centrocampo o viceversa, mettetela come volete, per poter riuscire a soffrire molto meno di quel che abbiamo sofferto da inizio campionato ad oggi. E da questo punto di vista, missione compiuta, ci stiamo riuscendo sia con la Fiorentina sia ieri con l'Inter. Partita totalmente diversa per la squadra che avevi di fronte, perché dovevi assolutamente limitare i danni a questa squadra che sta facendo, tra virgolette, il Napoli dell'anno scorso per intenzione, per come mette la partita sul piano della corsa, del ritmo e della rapidità. Centrocampo collaudato, passaggi fatti ad hoc, pochi errori anche a livello di passaggio, quindi dovevamo stare attenti, l'abbiamo fatto. Io sono contento del nostro Napoli di ieri nella maniera più assoluta, quindi è vero che ho una cera da post partita di mattina, perché rifletti, pensi, ma penso soprattutto a una gestione, alla gestione arbitrale. Nemmeno tanto come alibi, e non voglio nemmeno dire sì, è l'arbitro ha condizionato il match, l'ha indirizzato però. Condizionato forse è una partita che sarebbe potuta arrivare ai rigori, però l'hai indirizzato volutamente o meno in quel binario di nervosismo dove non ci troviamo assolutamente bene, ma dove non ci si trova nessuno, nessuna squadra ci si trova bene in quelle condizioni. Detto questo, chi mi è piaciuto di più, al di là delle pagelle che andiamo a dettagliare, chi mi è piaciuto di più ieri? Mi è piaciuto di più di tutti Rachmani, o meglio, sto rivedendo un difensore molto ma molto attento. Può darsi che questa fase difensiva con più appoggi nei lati vada a giovare sui due centrali, appunto Rachmani e Juan Jesus, che Juan Jesus è stato uno dei migliori con la Fiorentina. Rachmani ieri le ha prese tutte, ha rispedito al mittente qualsiasi scorribanda avversaria. È vero, abbiamo preso il gol, ma dopo aver respinto per tutta la partita, o quasi, perché se andiamo a vedere le occasioni nitide del Napoli è solamente il tiro di Kvaratskhelia dove Sommer fa una grandissima parata, ma ripeto, non sto qui a sindacare come abbiamo giocato, perché mettetela come volete, sarà da provinciali, sarà da squadra diciamo non pronta, ma purtroppo il processo che stiamo vivendo quest'anno passa anche da qui e passa anche da queste partite e da queste situazioni gestite comunque in questo modo, per poter far sì che non si capitola a livello difensivo, perché comunque da inizio anno noi abbiamo preso dei gol assurdi con la linea di centrocampo completamente inesistente e lo sappiamo. Gollini 6,5 a Gollini, alla fine si è fatto trovare pronto su tutte le palle che sono arrivate nello specchio della porta. Una parata rasoterra, ha comandato la difesa come sempre, sempre pronto a far ripartire l'azione con le mani o con i piedi per poter creare difficoltà ad un Inter che si era riversata in avanti. Gollini per me, lo dico, ma voi lo sapete già come la penso, Gollini per me dovrebbe restare il portiere titolare.
anche al rientro di Meret. Molti non saranno d'accordo, ma io la vedo così. Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus io do un 7 pieno a tutta la linea difensiva. Pochissimi errori, è vero che abbiamo concesso un paio di palloni tra le linee, soprattutto a Thuram che ha rotto le scatole, ma è un calciatore che per mobilità mette in difficoltà chiunque, ma per me è un 7 pieno a tutta la linea difensiva di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus. 6 e mezzo a Zerbin, 6 all'Obotka, anzi 6 e mezzo all'Obotka e 6 più verso il 6 e mezzo anche a Cajuste, perché alla fine in questo cambio modulo si credeva che Lobotka potesse fare solo il regista in un centrocampo a 3, ma Stanislav diventa fondamentale per recupero palla, diventa fondamentale per nascondere il pallone in situazioni di aggressione della squadra avversaria e poi riesce sempre a trovare la soluzione di passaggio ottimale nella situazione in cui ci si trova. Cajuste ovviamente giudicabile ma non troppo, perché viene da affaticamenti e infortuni per i quali ha dovuto recuperare o è stato fatto recuperare anzitempo per essere schierato, perché siamo corti, però tutto sommato la prestazione di Cajuste di ieri non dispiace. Zerbin messo nella mischia per il forfait di Mario Rui iniziale, perché poi è entrato dopo Mario Rui, quindi ha preso una botta Mario Rui nella rifinitura, entra Zerbin e va bene, sufficiente anche Zerbin, scelta azzeccata quella di metterlo sulla fascia destra per non soffrire appunto le corsie laterali dell'Inter. Ci siamo riusciti, abbiamo arginato l'Inter nei suoi punti di forza. Mi aspettavo un Inter che tirasse più da fuori e che mettesse più in difficoltà il Napoli per nostri meriti, che ci prendiamo assolutamente. Non è successo. 6 e mezzo anche a Mazzocchi. Mazzocchi sente la maglia, vuole la maglia e sta giocando anche molto ma molto bene a livello di intensità e a livello di attenzione nel non fare troppi falli, non andare sull'avversario a spada tratta così come ha fatto contro il Torino. Quella è stata un'espulsione da foga da esordio, dai, mettiamola così. Comunque bene Mazzocchi, bene anche Kvaratskhelia, benino, anche se non supportato. Dobbiamo in avanti dobbiamo fare secondo me una distinzione, per il semplice fatto che abbiamo ricostruito la fase difensiva con solidità in questo momento. Bisogna migliorare nei movimenti in fase offensiva e nelle ripartenze alle quali non siamo abituati, ma ci arriveremo credo e riusciremo ad essere bravi anche lì. Politano l'unico calciatore che secondo me ieri non arriva alla sufficienza, non mi è piaciuto, ma forse si trova un tantino, diciamo, come un pesce fuor d'acqua in un modulo così. E poi ci sono delle linee di passaggio che adesso non funzionano più, perché erano quelle che funzionavano prima, ovvero quel passaggio che noi da qui, che da qui si vede? Sì, il passaggio che Politano ha fatto 3 volte nel primo tempo, da qui la palla diretta verso la prima punta, ovviamente non ce l'hai più, ma non ce l'hai più non sempre, non ce l'hai più, non ce l'hai avuto nella partita di ieri, perché Simeone comunque era impegnato ad andare a dare una mano in copertura a centrocampo sui portatori di palla, perché l'Inter porta dei calciatori tra le linee in una verticale immaginaria che termina con Lautaro che fa da trequartista e rifinitore quando vuole ricevere il pallone. Quindi Simeone ha dato una mano, una grandissima mano in quella zona del campo. Ecco perché poi quella palla non funzionava. L'abbiamo detto, Kvaratskhelia è più che sufficiente, anche se è stato poco servito. L'unico pericolo viene dai suoi piedi e l'abbiamo visto sbariare da destra a sinistra per potersi districare, diciamo, dalle marcature. Più che sufficiente anche Simeone, 6 e mezzo anche al Ciolito, al di là dell'espulsione, perché con tanto cuore, tanta voglia, tanta grinta e tanto attaccamento a questa maglia dimostrato non solo ieri, riesce a dare una mano ai compagni in fase di copertura e dà tutto fino all'espulsione, avrebbe dato tutto anche fino al 90°.
Bene Ostigard, poche cose alla fine anzi, quasi nulle, diciamo, le situazioni da segnalare a livello di errori madornali da parte di tutti. 6 a Ostigard, va bene anche Lindstrom, una sufficienza, l'abbiamo visto fare un paio di discese e forse schierato di là sulla fascia di Guara rende molto meglio, ma è una mia impressione. Diamo un 6 politico anche a Gaetano, Mario Rui e Raspadori, anche se sono secondo me meno giudicabili dei due che ho di cui sopra, Ostigard e Lindstrom, perché ho visto qualcosina in più, ma era già una partita abbastanza compromessa dopo appunto l'espulsione di Simeone. Siamo andati in 10. eh, Gestire una partita del genere dove comunque ti stai difendendo in 11 contro 11 e riesci più o meno ad arginare l'Inter, in 10 diventa ancora più difficile. Non vi nego che dopo l'espulsione di Simeone mi sono incazzato perché non vedevo più soluzioni, nel senso che era un Napoli che già non stava attaccando, quindi in 10 uomini sicuramente non avremmo attaccato per scoprirci ulteriormente e prendere il gol ancora prima, però sapevo che il gol sarebbe arrivato. Ovviamente arrivando vicino al 90esimo inoltrato quasi, dicevo vabbè forse ce l'abbiamo fatta a portarla ai rigori. Non la vedo una situazione da giudicare come una situazione da perdente, assolutamente, portare una partita ai calci di rigore per come si è messa, però non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti perché poi l'Inter in una delle tante diciamo discese sulla fascia mette questo raso terra al centro. Lautaro ovviamente al centro d'area è un attaccante impeccabile. Prendiamo il gol. Sconfitta meritata? No, sconfitta non meritata e ce la teniamo come processo di crescita perché il Napoli deve eh, capire che da questa spedizione araba ne esce molto più convinto, ne esce con un modulo cambiato, ne esce con un campionato da provare non a ribaltare ma a migliorare cercando di arrivare a quel quarto posto perché sarebbe ovviamente l'unico obiettivo possibile al di là di una fantasia Champions che poi vedremo come ci arriviamo, come ci arriva il Barcellona, come ci arriviamo noi perché è tra un mese e ne parleremo tranquillamente più a ridosso diciamo della competizione. Detto questo ragazzi fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Io non posso che fare gli applausi alla squadra e agli 11 leoni, eccoli qua, agli 11 anzi agli 11 16 leoni che sono entrati ieri in campo con un grandissimo caffè al leone azzurro. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.